Questa sera volevo farti una domanda. Cosa dire? Dopo continue esperienze fallimentari ti chiedo, ma qual è il motivo che porta due persone a stare assieme? Ti rispondo prima in modo superficiale. Diciamo, la base che spinge le persone a stare assieme nasce da un istinto naturale, diciamo una spinta della natura, della forza primordiale di sopravvivenza. Come due polarità elettriche che si attraggono è un principio che ha però uno scopo, quella della procreazione e quindi mantenimento della specie. E per questo principio la natura ha creato l'innamoramento, una ubriacatura momentanea che ti porta a unirti. A questa forza, appunto, della natura si aggiungono anche tutti i condizionamenti sociali e religiosi che ti portano a pensare che è arrivato anche il momento per sposarsi, per fare figli, è l'età giusta. E quindi dirai, ma sì, dai, va bene con questa persona, e così via. E poi, poco dopo, per la maggior parte delle persone, la grande illusione finisce e allora si cerca di non vedere. Ci si immerge nel lavoro, i figli, gli impegni, la casa e il tempo passa. E dalla incoerenza di non volersi ascoltare si passa ad altre incoerenze, cercando altri rapporti non dichiarati per mantenere un equilibrio e così l'insoddisfazione continua. Però ora scendiamo ad analizzare meglio la questione. La base che spinge le persone a stare assieme nasce sì da un istinto naturale, ma se si osserva meglio quello che succede è che si tocca una dimensione non solo fisica ma anche spirituale. Mi spiego meglio. L'unione fisica ti fa entrare nell'unione spirituale. La ricerca dell'amata o amato nient'altro non è che la ricerca dell'unione interiore sul piano fisico. Quindi l'innamoramento non è una ubriacatura e basta, ma svela in realtà la beatitudine della dimensione unitaria che attraverso lo specchio dell'altro si attua all'interno di noi stessi. Mamma mia, iniziamo coi discorsi difficili, ma allora perché finisce? Perché non c'è la maturità e la trasformazione necessaria di se stessi per mantenerla, per vivere continuamente il fondamento dell'amore, perché se fosse così non ci sarebbe bisogno di essere incoerenti, perché l'incoerenza nasce principalmente dalla infedeltà che abbiamo con noi stessi, dalla nostra immaturità e incapacità a vedersi ed accettarsi per quello che si è. Wow, ma perché due persone si mettono insieme allora? Nelle esperienze comuni e quindi quasi tutte, due persone si mettono insieme per riempire un vuoto profondo che esiste in ognuno. E premetto subito che una relazione che si basa sul pensare che l'altro potrà riempire quel vuoto, prima o poi fallirà. Ma cosa è questo vuoto? Partiamo da una prima superficiale visione. Questo vuoto incomincia dalla nascita, il vuoto si crea dalla ferita principale che il bambino ha avuto nel non essere amato e visto così come avrebbe voluto, e per tutta la vita da questo spazio di vuoto rincorrerà approvazione, amore, considerazione, cercandola all'esterno. E gli amori non saranno mai soddisfacenti o duraturi, e si pretenderà, controllerà, ci si umilierà pur di avere qualcosa, facendo anche pazzie, ma nessuno potrà mai soddisfare quella richiesta. Sì, perché nessuno può colmare quel vuoto. Ora scendiamo ad analizzare meglio la questione. Ho detto che questo vuoto comincia dalla nascita. Il vuoto si crea dalla ferita principale che il bambino ha avuto. Sì, siamo nel campo della psicologia, ma ti dico che questo vuoto ha in sé una domanda. E quale sarebbe? Chi sei tu veramente? Chi sono io? Non so. Quello che sento è una sensazione di separazione e di nulla che sento in fondo al cuore che mi fa sentire tremendamente solo, come un mare immenso. Questa sensazione è ancora una volta di natura spirituale. Senti che in fondo al cuore manca qualcosa che nessuno potrà soddisfare. Ma questo qualcosa parla di separazione da un nucleo di amore che è in te. Quindi come si può pretendere che qualcuno riempia questo vuoto?
Sì, tu corri troppo, torniamo alla questione di prima. Perché due persone si lasciano o si separano? Ci possono essere mille motivi che vanno dal dire non mi capisce, non è come pensavo, in fondo gli voglio bene, ma non lo amo, non ha i miei interessi, non è compatibile. Ma la questione che sta sotto tutto è che noi evolviamo, la natura non rimane mai uguale a se stessa e così noi, e quindi quello che eri ieri non è più quello che sei oggi e i presupposti di ieri non sono più quelli di oggi e questa evoluzione dice che in fondo tu ricerchi qualcosa di adatto per l'adesso. Sì, ma dov'è finito l'amore che desideravo tanto, di cui tutti ne parlano, ma nessuno sembra possederlo? Ma scusa, ma allora non esiste il per sempre. Un passo alla volta. Intanto osserva che i presupposti di ieri non sono più quelli di oggi. Osserva che sei entrato in quella relazione sulla base di vuoti, proiezioni, carenze, bisogni, richieste e pretese che oggi in parte hai riempito. Ed è questo uno dei motivi fondamentali per cui non senti più soddisfazione. Diciamo hai avuto ciò che la storia poteva darti. Le persone ci accompagnano sino al punto che possono accompagnarci. Niente di più bello. Sì, ma si aprono altre strade, si ricomincia da capo, si sono perse delle occasioni incredibili, i treni passano e non tornano. No, ogni esperienza è in sincronicità con te e non può darti di più di quello che tu sai accogliere. Quindi è perfettamente coincidente con quella che è la tua richiesta e il tuo stato di coscienza. Non hai perso niente, sei arrivato al punto in cui sei ora, grazie a tutto questo. E osserva bene che anche la capacità di amare ad oggi è cambiata in te. Quindi noterai che quanto più sei capace di amare, quanto più sarai amato e troverai amore. In realtà tu ora stai attraendo nel tuo campo un altro tipo di femminile che parte dal tuo piano energetico. Questa trasformazione, che può avvenire anche dall'altro partner, richiede un salto della coppia, una sorta di profonda trasformazione, in quanto per stare ancora insieme il rapporto ora si dovrà basare su pieni e non su vuoti. E comunque ricorda che quello che conta alla fine è il percorso dell'amore. Ok, ma cosa ci vorrebbe per continuare con la stessa coppia allora? Sul piano fisico esiste la chimica e non con tutti è la stessa cosa. Questo è il presupposto che deve esserci e di solito c'è per la maggior parte delle coppie. Sul piano spirituale deve esistere anche un intento comune di volere coltivare ogni giorno un amore che si basa sulla ricerca continua della verità di se stessi e sulla fiducia totale e libertà reciproca. Se ci sono questi due presupposti, le cose non finiranno e anche se ci sarà cambiamento ed evoluzione, questo genererà nutrimento alla coppia e non si avrà bisogno di nuove strade. In questo caso, dentro la strada troverai un continuo, nutriente, mistero e stupore, ma questo dipende da quanto si vuole entrare profondamente nella realtà dell'amore. Così sembra un'impresa difficile, se non impossibile, ma le cose non dovrebbero venire in modo naturale. Io vorrei mantenere e continuare questa storia, ma non ci riesco. Perché? Un passo alla volta. È come dire, perché non riesco a incontrare Dio? Vedi, per incontrare Dio prima devi risolvere tutti i traumi genitoriali con tuo padre e tua madre carnali. Fatto questo, noterai che Dio che immaginavi ieri non è quello di oggi e noterai che la sensazione di ricerca di appartenenza ad un padre e una madre fisico si sposta piano piano ad un padre e madre divini. E noterai che, per esempio, l'immagine di padre autoritario ti portava a vivere un Dio autoritario, comprendi? Coincideva con quello che avevi vissuto a livello fisico. E noti ora, in seguito alla dissoluzione di questa immagine, che c'è anche una nuova percezione di padre e madre divino, di ben altra essenza e ampiezza. Quindi intanto, prima di pensare a come una storia possa continuare, nota come una storia evolve nella misura in cui dissolvi le credenze e l'immagine che ti sei fatto. Sì, è vero. E alla fine allora cosa rimane dopo che scopri che eri più innamorato dell'amore, che vedevi solo ciò che volevi vedere dell'altro,
che hai asperato e voluto vedere solo qualcosa che era la proiezione di un ideale dettato dalla voglia di colmare quel vuoto. Dimmelo tu cosa rimane. Oh, rimane la sensazione di non essere stato capace di amare e di aver avuto un terrore ad essere amati, questo rimane. Che bello, così ora dopo tante esperienze che hai avuto scopri che sei stato incapace di amare e questo è un buon punto, poiché finalmente sei all'inizio. Ma all'inizio di cosa? Ora è tutto distrutto, non c'è da sostenere, non c'è qualcosa da raggiungere o da sperare. Hai sempre cercato l'amore nelle grandi vette, nei grandi sistemi, nell'anima gemella, nella ricerca di Dio, ma ora scopri che l'amore esiste dove non c'è più niente da sperare. Esiste quando non ti aspetti più niente, quando accetti profondamente il tuo limite. Sì, quando non rimane niente, finalmente camminare con tuo figlio è un dono. Fare i compiti con lui lo senti come un gesto di amore e non c'è più tempo che perdi, poiché non esiste più qualcosa di così importante. Questo è un buon stato di conversione interiore. Quello che prima era poco importante ora lo diventa e viceversa. Sì, proprio così, ma cosa mi succede? Stai sentendo che l'immenso non può che nascere nell'limitato e il tuo cuore può amare solo se si apre alla propria vulnerabilità, al proprio limite, alla propria sincera verità. Nell'ordinario puoi vedere lo straordinario. Ma questa cosa c'entra col poter amare una persona e fare in modo che una storia duri? Dai, dimmi come si può fare affinché un amore non finisca mai, anzi aumenti, sempre se esiste questo stato. Sì che esiste. Prima di tutto hai bisogno di stare da solo e conoscere la solitudine. Ma scusa, ti ho chiesto come fare per stare con qualcuno. Ascoltami, che tu sia insieme a qualcuno o no, avrai sempre bisogno di sentire nel profondo del tuo cuore che quel vuoto di cui parlavamo prima ti parla di un pieno. Quel pieno tu puoi riuscire a dartelo sentendo che tutto ti sostiene, che non sei solo, che sei interconnesso con tutto e che sei amato. È solo affrontando la solitudine che potrai sentire e vivere la pienezza della vita. Ma ricorda, quando parlo di solitudine non parlo di isolamento. La solitudine ti porta al contatto con la vita, l'isolamento no. Ma come? Bisogna che cominci a prenderti cura di te, bisogna che inizi ad amarti, rispettarti, soddisfare i tuoi veri bisogni e non quelli falsi che hanno una parola sola, la pretesa, la spinta, la fretta. Bisogna che tu sia tenero con te, che ti fermi, fai cose semplici. Questo ti porterà a sentire che c'è amore dentro di te e intorno a te. E quando senti quel vuoto, rimanici, sentilo, ascoltalo, non sfuggirgli, entraci e lasciati penetrare dalla tristezza, ma osservala dolcemente, poiché ti regalerà qualcosa. Il vuoto mi annienta, non rimane più niente dopo. No, qualcosa rimane, e quel qualcosa sei tu, così come sei. Ascolta, l'amore non dovrebbe essere qualcosa di speciale, non dovrebbe essere magnificenza, immensità. Si parla tanto di amore, di uno stato di grazia, giusto? No, la normalità è speciale. Se nella normalità trovi amore, allora lo hai trovato e scopri che hai smesso di cercare di innamorarti dell'idea dell'amore invece di viverlo. Bisogna entrare nel piano della realtà, ma è così cruda. No, è solo vera. Stai evitando la questione, però, come si fa a stare nell'amore con una persona? E diciamo anche per sempre. Chiariamo un punto, il per sempre non esiste. No, questo non puoi dirlo. Il per sempre può esistere solo nell'ora, nell'adesso. Ciò che rende un amore per sempre non è legato alla temporalità, ma alla presenza, all'esserci nell'adesso. Un bacio può rimanere per sempre e per sempre rimane, se rimane in te nell'adesso, e vivendo così tanti attimi si fanno per sempre. Ma come posso fare in modo di avere questi attimi? Non aspettarti che rimangano per sempre, ma vivendoli nell'adesso come tali. Una cosa che uccide le relazioni è la certezza della relazione. Quando sei certo, è finita. Tutto diventa scontato e anche tu lo diventi. In verità, se guardi meglio, niente è scontato e la vita te lo dimostra in continuo.
ma per voglia di sicurezze ci si perde, si diventa dipendenti l'un dall'altro e sempre di più, piano piano, tutto si appiattisce. Dopo che hai imparato a stare con te e non pretenderai più un amore ideale, a quel punto non ti aspetterai niente, allora passerai a uno stato di pieno e da quello stato potrai spostarti verso la condivisione dell'adesso, di un amore con un'altra persona. Questo nuovo stato parla di indipendenza, parla di autogenerazione di amore per poi condividerlo. Questo stato non chiede che l'altro riempia il tuo vuoto, non dice che l'altro è motivo della tua felicità. Questo stato parla della necessità di condividere la presenza di gioia che senti nel cuore. L'energia dell'amore non chiede né pretende. Ma tu chiedi l'impossibile. Non è una strada per tutti, la via di coppia può avere tanti livelli, dalla semplice soddisfazione sessuale ad un vero e proprio cammino iniziatico di riconciliazione col Dio che ti appartiene. Ma io mi sento ancora così impaurito, così nella pretesa, nella idealizzazione, nella frustrazione. Se ne parli vuol dire che hai già la consapevolezza di questo tuo stato di falso bisogno e questo dimostra che hai le basi per autogenerare l'amore. Ma esiste una persona che la pensa come me, che mi aiuti a vedere tutta la mia limitatezza, la mia pretesa, che mi aiuti a uscire passo per passo dalla sfiducia alla fiducia, che non abbia paura di vedersi così crudamente in tutto questo limite e amare questo nostro crescere, che voglia cambiare nella piena fiducia che saremo sinceri con noi stessi a tutti i costi. Esiste questa persona che ha il medesimo progetto comune. Vedi, passo dopo passo tu cambierai i livelli di consapevolezza e passo dopo passo arriveranno le persone per il grado di consapevolezza da te acquisita. Non avere paura, lascia il vecchio per il nuovo. Come te ce ne sono tanti, ma non cercare. Goditi intanto questo momento con te, radicati profondamente in te e riscopriti in tutta la tua verità. Scendi dalla illusione che ti sei creato che qualcuno possa colmare quel vuoto e rimani nel piano di realtà, responsabile del fatto che solo tu potrai farlo e ascoltati giorno per giorno, in tutto il tuo limite, poiché lì troverai qualcosa di immenso che presto condividerai e lascia che ciò che sta arrivando arrivi, ma abbi fiducia, poiché è già tutto qui. Oh Dio, grazie, grazie, grazie.